32 anni di vita, della vita, non ho capito una mazza. Ma di qualunque aspetto, proprio niente di niente. Ci sono momenti in cui penso di aver afferrato un concetto, un attimo dopo poi penso che no, non ho afferrato proprio niente. Ma se c'è una cosa che invece ho capito, ne ho la totale certezza e non voglio nemmeno il contraddittorio, è che essere capiti è sopravvalutato. La questione è complessa da argomentare, perché naturalmente si tratta di qualcosa di divisivo. Ed è vero, essere capiti, sapere che qualcuno parli bene di te, è bello. Ma essere sinceri con se stessi è meglio. E capita che realmente nessuno riesca ad entrare nella tua testa, o magari in pochi riescono, e per tutti gli altri rimani un incompreso. Ma chi se ne fotte, aggiungerei. Dove l'ho già visto qualcosina? È un lotamaton. Chi lo sa suonare bene fa cose belle. Non proprio il suo talento. Va bene. Per descrivervi Stefano, vi direi che lui è un illustratore, digital painter, un animatore 3D. Valentina Nappi ha molto apprezzato questa pittura, mi ha ringraziato, ha detto che è carina. Ma forse il modo migliore per descrivervelo è dirvi semplicemente che lui è matto come un cavallo. Ci conosciamo da quando eravamo ragazzini e un giorno mi chiese di realizzargli un video curriculum per far colpo sulle aziende software estere. Non mi era molto ben chiara la sua idea. 3, 2, 1, go. Sarò il migliore animatore che avrai, assumimi, ma vi immaginate mandare un video del genere al vostro futuro capo? Che ci crediate o meno, perché poi queste cose funzionano solo nei film e nella vita reale sembrano solo delle grandissime cazzate, ando bene, anzi ando più che bene, ben assunto. Questa è una storia che parla di sogni, un progetto imprenditoriale che viene affrontato come un grande desiderio che nasce dal profondo da quando sei ragazzino. E sapete come sono i ragazzini? Non so se i vicini di casa sono sono spietati. E se non hai una passione che non sia andare tutti i pomeriggi a giocare a calcetto, magari sembri diverso, inadeguato. Questa sensazione di inadeguatezza prima o poi, quando cresci, evolve. Ed è il caso di Stefano, che ha fatto davvero qualcosa di straordinario. E vorrei che voi arrivaste fino alla fine del video, perché ne varrà davvero la pena. È una grande storia. E poi io sono pure andato a Brighton per raccontarvela. È stata insomma un gran sacrificio per me. YouTube è pieno di video gameplay. Tutti giocano ai videogiochi, ma qualcuno che invece parli di chi i videogiochi li fa? Perché giocare è divertente, di solito è divertente, lavorarci invece. Quindi ecco la mia grande idea di fiondarmi a casa di Stefano proprio 10 giorni prima che il suo gioco uscisse per tutte le console. Qualcuno ci vede un amico molto inopportuno, lo so. Io invece ci trovo solo un gran tempismo per raccontare una storia straordinaria. Stefano è un siciliano atipico, anzi è proprio un essere umano atipico. Fin quando intorno ai 18 non ha capito che in Sicilia non avrebbe mai potuto trovare nessuno sbocco artistico e creativo, soprattutto in ambito videogiochi. Va quindi a Barcellona. Poveretto lui, lavorava full time in una pizzeria e il resto del tempo lo passava con piccole società di realtà aumentata. Una piccola software house catanese gli fa una proposta di lavoro Per fare un videogioco PlayStation 4. A me esplode il cuore. Il giorno stesso Stefano si trasferisce lì. Ho lasciato la mia ragazza lì e sono sceso giù al volo e ho iniziato a lavorare a Zeros. Però al tempo avevo tantissime ambizioni e pensavo che spaccavamo il culo al mondo. Ah, questo è un gioco, noi siamo meglio degli altri, yeah! E no, poi capisci che sei un coglione, che sei giovane, vuoi spaccare il culo al mondo, però calma. E in effetti infatti non ha spaccato il culo a nessuno. Però perlomeno si torna a casa col curriculum aggiornato. Inizia a mandare curriculum in giro per il mondo in tutte le più grandi software house. Avevo un portfolio ottimo,
però c'era troppa gente che voleva lavorare nel settore e allora ho avuto l'idea di fare qualcosa extra, che quando mandavo il mio curriculum mi faceva capire che era una spanna più cretino, più interessante, più artista degli altri. E allora una sera scrissi questa canzone chiamata Hire Me. Fin quando Unity, una delle più grandi aziende di motori, gioco, soprattutto per giochi indipendenti, non gli dice: amico mio, ti paghiamo un biglietto, una stanza d'hotel, vieni a farti 4 chiacchiere. Tutto inizia da un'animazione, questa animazione. Impiega 24 ore in 5 giorni di tempo. Stefano allora la guarda, la riguarda ancora. Ad una certa pensa: e se facessi un intero videogioco con questa tecnica di animazione tradizionale? Certo, un bagno di sangue, però che figata sarebbe. Penso che abbia detto questo, insomma non ero presente lì, però io avrei detto una roba simile. Si mette in testa che nel dopolavoro, nel tempo libero, vuole provarci. Questa è un'epoca dove quelli grossi iniziano a fare le cazzate perché vogliono fare un investimento sicuro e fanno un gioco paraculo, e invece gli indie escono fuori con delle piccole chicche assurde. Stanno diventando le indie le vere rockstar del videogioco. La percezione della gente sta cambiando e ruotando attorno all'indie un casino rispetto a prima. E così realizzo una bozza di gioco che ha una fortissima personalità, una chiave stilistica nuova e una protagonista particolare, un androide, donna innamorata della scienziata che l'ha creata, ma dai tratti umani. La strada per il successo però è lunga e non è mai garantita, e Stefano prova a proporre il gioco ai suoi colleghi d'ufficio. Però per gioco, per scherzo, quindi dopo 2 mesi fa: no vabbè, tanto lavoro, purtroppo adesso non posso, va bene. Solo che uno dopo l'altro Iniziavo con un altro collega, faceva 3 mesi di lavoro e poi mollava. lo abbandonano. Poi ho iniziato con un altro collega, abbiamo fatto 2 anni di lavoro e poi lui mollava. La gente ha i cazzi propri, non è che possono stare dietro al progetto di un matto collega. Ad una certa prende parte del suo stipendio da Unity e lo usa per pagare un programmatore. Ho avuto l'onore di poter assumere il mio maestro, è stata una bella cosa quando è successa. Ci facciamo un bel burrito. Buona idea. Che gli permette di procedere in questa bozza di gioco che dopo 4 anni, non 4 giorni, 4 anni, inizia ad essere valida per essere presentata a degli investitori. Ho fatto una cosa come 100 colloqui con 100 diversi publisher in tutto il mondo. Vanno da tanti investitori. Mi sono accorto subito di quelli che per esempio avevano problemi col contenuto. Pensiamo che il vostro team non può gestire il rumore che farà questo gioco una volta che esce. Il nome mi sembra stupido, possiamo trovare un altro nome, hai pensato a un altro nome? Quindi quelli fuori. A proposito, Cookie Cutter, in realtà è un nome geniale, perché il cookie cutter è lo stampo per i biscottini. Pam, gigi, pam, gigi, pam, gigi, pam. Fare le cose tutte in sequenza, tutte nello stesso modo, con una mancanza di originalità e di unicità. E questa cosa è stupenda, perché vale anche per gli artisti in generale, no? In qualunque ambito, musicale, video, pittorico, tutti cercano di standardizzarsi, magari seguendo un trend. Ecco, i cookie cutter sono gli anticonformisti, quelli che provano ad avere un'identità propria. Di fronte all'esistenza di questi modelli c'è l'anticonformista, ma non l'anticonformista da strapazzo, quello che siccome tutti vestono col cappello si mette un turbante o altra bizzaria del genere. L'anticonformista vero è quello che denuncia i modelli per quel che sono, per la loro falsità. Alla fine, dopo tutta quella ricerca, abbiamo trovato i partner perfetti e abbiamo capito che le condizioni funzionavano, amavano il gioco, amavano la violenza, non volevano cambiare una virgola, rispettavano la visione e il deal era ottimo, e quindi vai! E gli mettono sul piatto $500,000. Sembra una bella cifretta, se non fosse che con quella cifra poteva pagare un piccolo team di 15 persone che avrebbe lavorato per un anno intero. Ti devo passare poi la foto del team, vorrei che la fai vedere perché l'ho fatto con veramente molta cura. Oh, questo è uno grosso dell'industria, mica cazzi. Considerando anche che io non avevo nessuna esperienza, quindi quando io li ho assunti ho cercato di capire che cosa servissero all'interno del progetto.
Immagina dover sviluppare un'idea che esce dal cervello tuo e lavorarci con altre 14 persone e farle infottare quanto sei infottato tu e tenerle vive. È stato un casino, veramente un casino. Il team veniva da tutto il mondo, quindi a fine giornata, che erano le 9, io ero esausto, dopo cena si svegliavano gli americani e io dovevo fare altre 2 o 3 ore con gli americani. È stato estenuante, a un certo punto ho iniziato a lavorare 15 ore al giorno, 7 giorni su 7, non uscivo più con gli amici. Ho saltato la palestra, che per me è importantissima, perché dopo che stai seduto tutto il giorno hai bisogno di far girare il sangue, non puoi vivere seduto davanti a 2 schermi. Andavo su a lavorare con mia moglie che non mi vedeva tutto il giorno, ho iniziato a utilizzare delle mascherine di ghiaccio. Da direttore ho imparato tutto quello che so fare da Unity. Copiavo i miei direttori, sapevo come trattare con la gente. Devi essere molto preciso con i feedback, ma non devi mai mettere l'ego davanti. Quindi ho dovuto uccidere il mio ego per cercare di farli stare comodi e di avere un'esperienza piacevole per tutti. È così facile a capo di un progetto, così facile rendere l'esperienza miserabile per gli altri. Passato l'anno, purtroppo Stefano non è per niente soddisfatto del gioco e chiede di posticipare l'uscita. E il punto è che non c'è più denaro per pagare nuove persone o le stesse persone per un altro anno. E quindi Stefano, con il suo lavoro da Unity, perché in tutto ciò ricordatevi che lui ancora stava lavorando sempre lì. E c'è un motivo per cui lavorava sempre lì, perché lui non era un pischelletto di 16 anni, aveva un mutuo, si era appena sposato, insomma aveva delle responsabilità in quanto adulto e quindi ha tenuto un doppio lavoro, il suo lavoro principale più il secondo suo lavoro principale, il videogioco. Stress per il lavoro, stress per l'esborso economico e stress per un risultato incerto sulle vendite del gioco. Tutti vogliono andare in paradiso, ma nessuno è disposto a morire. Cazzo, 6 anni. Essere ambizioso è interessante, però devi tenere veramente tanto conto di quello che vuol dire avere l'ambizione. Perché puoi avere un'idea geniale, se sei talentuoso puoi anche riuscire a realizzarla, però alla fine della fiera lo devi pagare il conto per tutto questo lavoro. Lo paghi sempre. Smetti di essere sociale, non puoi fare contento il tuo partner, non ci sei per nessuno, amici, parenti e familiari. Sei ossessionato dalla mattina alla sera, non fai nient'altro che lavorare. Se fai quello che ti piace non lavorerai un giorno nella tua vita, il cazzo. Se fai quello che ti piace, fai una cosa che ti piace, ma ti ci rompi il culo. Pensiamo che abbiamo 10 giorni all'uscita del gioco, oggi è il 4, usciamo il 14, abbiamo 10 giorni. Ti consiglierei domani di sentirci prima io sono a casa, di sentirci prima di mattina e poi di pomeriggio, così di mattina facciamo un planning, aprire la lista dei bugs, controllarli e quelli critici o quelli che reputiamo che vogliamo sistemare prima di dare il gioco alla stampa, li bruciamo. Ad una certa penso che un po' tutti iniziamo a capire che non importa quanto lavoriamo duramente a qualcosa, a nessuno frega un cazzo. Non importa quanto sudore, frustrazione, quanto sangue. Non importa quanto azzeccate sembrino le nostre scelte. L'ultima parola ce l'avrà sempre la casualità. Me ne sono andato proprio qualche giorno prima dell'uscita su tutte le console. Sembrava quasi che volessi scongiurare di farmi del male assistendo al disastro. Cherry gave life to me. She is my happiness. One night, Infonet came for us. Ci sarei rimasto particolarmente male se il gioco di Stefano fosse stato un flop.
Tra poco vi dico cos'è successo dopo la pubblicazione, però prima piccolo monologo non richiesto sul fatto che Stefano è stato smosso dall'amore per questo gioco, dall'amore, della volontà di voler avere un impatto nel mondo dei videogiochi. Perché poi questa non è proprio la storiella del ragazzo che vuol fare i soldi, questa è la storiella del ragazzo innamorato di ciò che fa. E io non voglio essere creduto da nessuno, però mi sono sempre smosso per amore nelle cose, come Stefano. Cioè lui ha fatto questa roba perché era innamorato della volontà di fare videogiochi. E noi siamo su YouTube, non so se ricordate la piattaforma che ti premia se le cose fanno tante visualizzazioni. Più visualizzazioni fai, più ti paga. A me questa cosa ha sempre fatto cagare, perché ho sempre avuto la forte volontà di raccontare delle storie che avessero un impatto nella vita di chi guarda, no? E adesso invece abbiamo messo in piedi questo bel cinema con le luci, con i microfoni, con la qualità alta. Perché cazzo voglio fare cose belle. E poi se le cose belle porteranno a qualcosa di buono, tanto meglio. E questa è stata la stessa cosa che ha smosso Stefano. Dopo 15 ore di lavoro, tutto il giorno, tutti i giorni, senza pausa, senza sosta, ho iniziato ad avere problemi di ansia e di panico, depressione. Diciamo che non mi sono preso tanta cura di me. Però ho dovuto pagare il conto per tutto quel lavoro forte che ho fatto, e quindi ho sempre con me le mie pilloline della felicità. L'ambizione la paghi, è una bellissima cosa, la mia cosa preferita al mondo, però ha un costo. Nonostante l'esistenza stessa sia casualità, quando le cose vanno per il verso giusto, quando vinci, non è che ti viene proprio voglia di dar merito al caso. Ma a volte, com'è che si dice, le congiunzioni astrali, i puntini si uniscono e succede l'incredibile. L'ex presidente di Nintendo vede il gioco e fa questo tweet. Non lo so come si chiama adesso che Elon Musk l'ha chiamata in un altro modo. Questo X. Muy buenas y bienvenidos a Cookie Cutter. Cookie Cutter. Yeah, Cookie Cutter. Cookie Cutter. There's a lot of animations going on. Non mi aspettavo una storia così.